Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro con un classico antipasto estivo che ci porta con la mente sulle nostre belle spiagge, alici fresche marinate. Iniziate a pulire le alici eliminando la testa e l'interiora, basta praticare una leggera pressione all'altezza dell'attaccatura al corpo e tirare. Con il dito poi scorrete fino alla coda aprendole e liberandole dall'interiore. Eliminate dunque la lisca centrale allontanandola dalle carni e facendola scorrere con un dito sotto per agevolarne il distacco. Eliminate gli eventuali residui che sono rimasti attaccati al filetto e lavate l'alice. Io sto lavorando su un tavolo con una ciotola per mettermi a favore di telecamera e far vedere meglio i passaggi, ma sicuramente vi troverete più comodi a lavorare direttamente nel lavandino sciacquandole sotto acqua corrente. Proseguite comunque con questa tecnica, sfilettando tutte le alici, poi sciacquatele accuratamente dai residui di interiora che sono rimasti sui filetti. Come dicevo, potete farlo direttamente sotto acqua corrente nel lavandino, oppure se le avete messe a bagno in ciotola, risciacquate 3 o 4 volte fino a quando l'acqua non rimane limpida. Scolate dunque dall'acqua di lavaggio e tamponatele con un panno pulito o su dei fogli di carta cucina in modo da eliminare gran parte dell'umidità che poi in congelatore formerebbe ghiaccio rischiando di rovinare troppo le carni dell'alice. Potete congelare le alici nei contenitori che preferite. L'ideale sarebbe sottovuoto se avete la macchinetta, ma comunque lo facciate, vi consiglio di suddividere in strati separati con dei fogli di carta forno oleata per agevolarne poi la separazione quando andrete a scongelarli. In questo modo potete poi marinare solo parte delle vostre alici tenendo in congelatore le altre già congelate e pronte quando avete voglia di rifarle. Per poter consumare il pesce azzurro non cotto bisogna abbatterlo in congelatore almeno 96 ore. Con 5 giorni siete tranquilli. Ora, visto che le alici sono state congelate a strati, potete staccare solo quelle che vi interessano e procedere con la ricetta. In questo modo fate il lavoro di pulizia una volta sola e avrete già in congelatore le alici già abbattute e pulite per tutta l'estate. Fatele dunque scongelare in frigorifero qualche ora, poi disponete in una ciotola o in una pirofila, cercando di non ammassarle eccessivamente e incrociando uno strato sull'altro. La marinatura delle alici servirà a insaporirle e grazie all'acidità dell'aceto a darle una sorta di cottura a freddo che trasformerà le sue carni facendole diventare bianche. Se volete un prodotto più delicato potete utilizzare il succo di limone al posto dell'aceto. In entrambi i casi la quantità di aceto o di limone deve essere la metà di quella dell'acqua. Sciogliete 3 cucchiaini di sale nell'acqua in modo che non aggredisca eccessivamente i filetti e versate poi la marinatura nel contenitore con le alici ricoprendole totalmente. Passato questo tempo le vostre alici sono già commestibili e bisogna solo adottare qualche accorgimento per renderle più gradevoli al palato e per insaporirle ulteriormente. Iniziate ad eliminare i liquidi di marinatura e sciacquatele sotto acqua corrente, eliminando poi tutta l'acqua di risciacquo. Prendete dunque un contenitore non troppo largo che le possa contenere però comodamente, in modo da utilizzare poi meno olio possibile per riempirlo. Per aromatizzarli potete usare il condimento che preferite. Vi faccio vedere quello classico. Prendete un mazzetto di prezzemolo fresco lavato e asciugato e uno spicchio d'aglio e tritateli aiutandovi con un trinciante o direttamente con un robot da cucina. Cercate di fare un trito abbastanza fine che non copra poi la bellezza del filetto in fase di presentazione e insaporite il primo strato con una spolverata di aglio e prezzemolo. Sopra questo disponete un secondo strato di alici marinate, altro trito aromatico e continuate in questo modo fino a finire tutte le alici. Quando avrete formato tutti i vostri strati aggiungete olio d'oliva fino a ricoprire totalmente tutto il pesce. L'olio servirà a insaporire le alici e ammorbidirle. Poi potrete utilizzarlo per condire una bruschetta o anche per farci una pasta con il pesce eventualmente, anziché buttarlo. Potete arricchire ulteriormente l'aromaticità di questo piatto con del pepe nero macinato fresco e una grattata di buccia di limone. Io con questo classico piatto fresco estivo e al profumo di mare, come ogni giovedì vi saluto, vi auguro buon divertimento e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino, qui su Cibo Dentro. Ciao!